sono in ritardo di un'ora. L'aeroporto di Malpensa così io non lo avevo mai visto. Oh Luca, come è iniziato questa serata? Con EasyJet, che è lo dico con molto piacere, e sono in ritardo di un'ora. Volevamo essere a casa a dormire per prepararci per i test domani a mezzanotte e invece con questo ritardo di un'ora bisogna coccolarsi un po'. I cazzilli sono la cosa preferita di Alberto, me la chiede sempre. Oh, sta uscendo, No, non posso più aprire sta roba qua. Come sono? Fanno veramente cagare. Sì, sembrano le cacchette di topo. Buonasera a tutti, belli e brutti. Oggi cambiamo l'intro. Siamo in un aeroporto alquanto deserto e per la prima volta inizio a vedere dall'esterno della mia casa gli effetti di questo maledetto coronavirus, che tra parentesi stava rischiando di non farci fare il primo test stagionale, e vedremo anche per le gare, perché come sapete la MotoGP seccata. In ogni caso l'importante è che stiamo per iniziare il primo test della stagione. EasyJet come al solito in ritardo di un'ora, ma noi l'importante è riuscire a mettere il sedere in Spagna e salire in moto domani. Siamo appena arrivati nella nostra stupenda dimora. Direi che non è male, non è affatto male. Ho un sonno, sono devastato. Aver visto i nostri amici del coronavirus con le mascherine da muratore, quelle che usano i carpentieri, mi ha alquanto destabilizzato. Voglio solo andare a letto e prepararmi perché domani sarà veramente tosta. Arrivati al Caras finalmente, non vedevo l'ora, ho aspettato 5 mesi e cosa succede? Diluvia. Quindi adesso è l'una, stiamo aspettando che asciughi un po'. Come vedete pieno di team ufficiali, là in fondo c'è Aprilia M2 con Eddie che correrà nel CIV e con Ferroni che sarà mio avversario nel National. Giù di là tutti i team dell'Endurance ufficiali, sarà veramente bello. Non so se ci saranno i transponder o meno, quindi magari non sapremo i valori in campo, vedremo man mano. E adesso andiamo a rompere un po' le palle al caro Luke Vitali, che anche lui è qui col team Suzuki con il quale corre nell'Endurance. Luke non l'abbiamo beccato perché era ora di entrare. Vediamo se mi ricordo come ci si mette la tuta. E non ci si crede quando la si rimette dopo la prima volta, dopo 5 mesi, quanto può essere scomoda. Poi ci si abitua, però è sempre un dramma. E vediamo soprattutto se sono ingrassato o meno. Dai, ci sto ancora dentro. Dove si va? Ci stiamo dirigendo dopo una giornata molto impegnativa in questa spa che ci farà ricaricare le pile in vista di domani, anche perché secondo me dopo 5 mesi che non sono salito in moto, fare 4 giorni di seguito nei test pirelli dove ti fanno girare sarà molto tosta. Come ogni anno è tradizione andare a pescare queste meravigliose cose che fanno malissimo.
Quanto è buono. Questo è buonissimo. Sai quando c'è la settimana da Dio, quando si spoglia, che fa? Come giustamente si intitola questo video, la dura vita del pilota. Un secondo. Ancora di umido in staccata, seconda, apri terza, parzializzi, full gas, fuori, staccata di seconda, traverso, oddio, qua c'è ancora un po' di umido, fuori, frenata, seconda, attenzione alle casse di umido, sinistra, gomito a terra, si esce fuori, terza, supera discesa, wow, come schiaccia, sentite come entra il traction control, quindi vuol dire che già, porca troia che umido qua, vuol dire che già sta lavorando meglio, che prima non lo sentivo proprio lavorare. Oh, attenzione qua, ancora umido, seconda, sinistra, destra, come deve essere, velocissimo, rialzare, gas, staccata, questa la chiamo NESM 1, NESM 2 perché sono simili a quelle di Monza, frenata ancora, seconda, gas in mano, fuori, staccata, porca troia, la piazza in frenata, mi fa cagare veramente addosso. Inizio di Day 2 e a sto giro vi faccio vedere una cosa molto carina. Microfono nel casco. Nelle gare non potremo usarlo, però quando si potrà, secondo me è molto interessante sentire cosa passa nella testa di un pilota mentre gira. Io non l'ho voluto fare fino adesso per questi semplici motivi. Dai cazzo! Dai! Ah! Ma questo cosa cazzo fa? Ecco, ci siamo capiti. È sempre stata una sfera molto privata, quindi è difficile rendersi conto che sia all'interno adesso un qualcosa che possono sentire tutti. Quindi se siete sensibili alla questione, passate oltre, guardate un altro video e non scrivete non dire le parolacce, perché insomma quando si va a 320 all'ora non si sta a pensare a cosa si dice o a cosa non si dice. Oggi cosa succede? Oggi iniziamo con i test gomme, quindi andremo a provare un po' di soluzioni, un po' di specifiche diverse e andremo ad analizzare se saranno meglio o peggio dei modelli in produzione. Ma faremo un video dedicato, quindi ricordatevi di iscrivervi, mi raccomando, se non lo siete ancora. E adesso andiamo in pista. Bisogna fare il primo giro molto tranquilli per capire un po' come si comporta dinamicamente lo pneumatico.
Arrivati all'aeroporto di Barcellona, dopo 4 giorni di test, non so se si vede la faccia, ma un po' li ho sentiti, e quando si sta fermi tanto è ancora peggio. Adesso stiamo aspettando il solito volo EasyJet, che è in ritardo. Sfrutto questo tempo libero per tirare un po' le somme. Come abbiamo visto, direi che Aprilia l'anno prossimo sarà la moto da battere e saranno da cagare, come si suol dire. Noi siamo ancora in completo apprendistato, ci sono ancora gli aggiornamenti di elettronica che devono arrivare, c'è il motore Evo da picchiare su alla moto e farà anche quello una bella differenza. Io ancora su questa moto non mi ci sono trovato pronti via bene, diciamo che l'anteriore è un pelo più difficile da capire secondo me rispetto alla moto modello precedente. Non è meglio o peggio, è semplicemente differente, quindi bisogna capire come sfruttare i suoi punti di forza. Detto questo, non vedo l'ora di arrivare a casa. Io vi saluto, se non siete ancora iscritti al canale ricordatevi di iscrivervi. Come al solito, Gas, ci vediamo al prossimo video.